Carbon fiber. La fibra di carbonio è una figata assurda e siamo riusciti a crearla all'interno della nostra baracca con pochissimi materiali e con dei discreti risultati, come potete vedere. Ora, queste sono le nostre prime prove. Questo è stato il secondo pezzo che abbiamo realizzato, che oggi proveremo a rifare solo per voi. Però prima di spiegarvi come andare a realizzare un qualsiasi componente in carbonio, è bene capire che cos'è il carbonio. Ora, noi per carbonio intendiamo un materiale composito formato principalmente da due elementi. Il tessuto in fibra di carbonio, quindi una matrice composta da filamenti di carbonio molto sottili intrecciati tra di loro. Possiamo trovare diverse grammature per il nostro tessuto e il tessuto in carbonio è quello che dà la resistenza meccanica al pezzo finale. Il secondo componente è la resina, in questo caso una resina epossidica. Epossidica perché, a differenza di quella che viene utilizzata per la fibra di vetro, ha una parte A e una parte B che devono essere miscelate con grande precisione, altrimenti si rischia la non perfetta polimerizzazione della resina. Questa resina dà la forma al pezzo in carbonio e fa in modo che le fibre non si vadano a spostare. Il carbonio in ambito automotive e aerospaziale è usatissimo soprattutto per le sue eccellenti proprietà meccaniche. Ha altre proprietà non meccaniche ma termodinamiche come l'isolamento al calore, è ignifugo ed è semplicemente stupendo. Quindi per noi che stiamo costruendo quel coso era fondamentale cercare di padroneggiare un'arte del genere. Però ora non ci perdiamo ulteriormente in chiacchiere e andiamo alla realizzazione del nostro componente. Il primo passo per creare il nostro pezzo in carbonio è quello di progettare e realizzare il nostro stampo. Le persone con maggiore manualità, o comunque gli artigiani, solitamente creano degli stampi in vetroresina, andando a ricoprire il pezzo da rifare in carbonio con la vetroresina e utilizzare poi quella come stampo. Noi, per abbattere tempi, costi e avere poi una forma precisa del pezzo finale, abbiamo scelto un'altra via, ovvero quella della stampa 3D. La stampa 3D ci permette di avere degli stampi a basso costo e in poco tempo perfetti. Noi abbiamo dovuto creare il nostro pezzo in carbonio totalmente da zero, quindi abbiamo dovuto progettare su Fusion 360 il nostro pezzo finito, lo abbiamo dovuto inglobare all'interno di un parallelepipedo, abbiamo fatto una sottrazione booleana e abbiamo diviso il parallelepipedo e così abbiamo ottenuto due semistampi che si accoppiano alla perfezione. Ora, dietro questo stampo ci sono diversi aspetti che dovrebbero essere approfonditi. Ora, per non appesantire il video, io eviterò di farvi un mega pippotto, però se volete un video nello specifico sulla progettazione degli stampi per la fibra di carbonio, scrivete un commentino e magari vi riusciamo ad accontentare. Allora ragazzi, adesso andremo ad applicare al nostro bellissimo stampo un distaccante. In questo caso è un alcol polivinilico. Questo distaccante si asciugherà sullo stampo nel giro di 20-30 minuti, dipende dalla temperatura dell'aria, e creerà una piccolissima pellicola che non permetterà al carbonio di attaccarsi allo stampo, che tra l'altro, essendo uno stampo stampato in 3D, non so se si vede, è tutto rugoso, quindi ci dobbiamo andare pesante con il distaccante, altrimenti rischiamo che, per esempio, questo pezzo rimanga all'interno del pezzo in carbonio, o addirittura proprio rischiamo di rompere lo stampo in fase di staccamento. Quindi procediamo. Per stampi così complessi assicuratevi di coprire tutte le zone che andranno in contatto con la resina e il carbonio, perché ogni punto in cui non andiamo a mettere distaccante è un possibile punto di presa, quindi meglio abbondare e soprattutto dare 2 o anche 3 mani.
Dopo aver fatto asciugare gli stampi, andiamo a preparare la nostra resina epossidica bicomponente. Quindi ci andiamo a creare una miscela secondo le specifiche del produttore della nostra resina, che in questo caso ci impone un 25% di parte B su parte A. Una volta preparata la resina andiamo a tagliare in modo anche molto grossolano i vari fogli di fibra di carbonio. Ragazzi, mentre il Sio taglia la fibra di carbonio, ci tengo a specificarvi una cosa: noi non siamo degli esperti. Questo è un metodo molto casereccio, possiamo dire, per creare pezzi in fibra di carbonio. Ci sarebbero decine e decine di accortezze da tenere in considerazione per avere dei pezzi che abbiano senso anche da un punto di vista strutturale, però questo è un pezzettino del cavolo che fa da tappo sul volante, deve essere principalmente carino, quindi prendete questo tutorial con le pinze, anche perché questo è il nostro terzo pezzo in carbonio che facciamo, quindi ecco, siamo ancora dei principianti. Ok, abbiamo tagliato più o meno i fogli con la forma che ci serve per coprire bene lo stampo. E la cosa importantissima è che il pezzo finito verrà spesso più o meno 1,2 mm e ognuno di questi fogli ha uno spessore di 2 decimi, quindi andremo ad utilizzare un totale di 6 fogli di carbonio. E questa è una cosa molto importante perché nelle nostre prime prove non abbiamo rispettato e infatti si erano venute a creare bolle d'aria, insomma i pezzi non è che sono venuti molto bene. Quindi adesso procediamo con la laminazione. Una bella resinata. Una volta resinato andiamo con il primo pezzetto di carbonio. E questo sarà la facciata, per questo è così piccolo e non va a coprire l'intero stampo. Questo perché così evitiamo di andare a sformare la trama e evitiamo alcuni difetti estetici, come ci è già successo su altri pezzi del volante. Una volta posizionato il fondo, mettiamo un normale strato e cerchiamo di farlo aderire bene a tutto lo stampo. Facciamo penetrare la sede dei fori. Abbiamo messo l'ultimo strato e adesso sì, ci è caduta un po' troppa resina, ma non è un problema perché uscirà attraverso i fori. E adesso andiamo a chiudere lo stampo. Ok, abbiamo chiuso lo stampo e come vedete la resina in eccesso è fuoriuscita dai fori. E adesso asciughiamo lo stampo e lo mettiamo a dormire. Circa 24 ore e il pezzo sarà pronto per la post lavorazione. One day later. Sono passate più di 24 ore in realtà, quindi adesso procediamo con l'apertura dello stampo, che probabilmente non sarà così semplice. La prende l'avvitatore? Ok, abbiamo rimosso tutte le viti e adesso cercheremo di aprire lo stampo andando a utilizzare qualche cosa da inserire dentro queste fessure e cercando di fare leva. Allora, questa è la parte un attimo un po' più difficoltosa di tutta l'operazione.
lui non chiede per favore. Qua ragazzi la possibilità di rompere lo stampo è altissima. Ok. Che pensi? A primo impatto? Molto molto bello. Molto molto bello. Adesso lo estraiamo dall'altra parte dello stampo. Già. Oh, già che non è esploso lo stampo vuol dire che sono stati bravi a fare. Sì, infatti vedete, guardate, questo è proprio il distaccante che abbiamo messo, l'alcol polivinilico. È questo che evita che il carbonio e la resina si attacchi al nostro stampo. Stampo intatto. Diciamo che abbiamo tutte le zone riempite di resina. È venuto abbastanza bene, dai. Sì, rispetto ai scorsi sì. Anzi, forse stavolta mi azzardo a dire che è venuto bene. Però, ecco, il lavoro non è finito qua. E adesso c'è tutta la parte un po' più che richiede pazienza, ecco. Quindi vanno tagliati gli eccessi e poi va lucidato. Ok, adesso come vedete questo è il pezzo grezzo che in realtà ha una buonissima finitura, non andrebbe nemmeno lucidato se non fosse che, come potete vedere, ci sono tutte righette e questo è dovuto ovviamente dallo stampo che è stampato in 3D. Quindi adesso il CEO lo andrà a carteggiare, lucidare, smerigliare e poi il nostro pezzo sarà pronto per essere montato. Allora ragazzi, mi raccomando, ci tengo a specificarlo, il carbonio è irritante, quindi indossate una mascherina per proteggere gli occhi e soprattutto una mascherina per evitare di respirare le polveri di carbonio che non so se sono cancerogene, tossiche, comunque non fanno bene, quindi proteggetevi sempre. Bene, dopo aver sdremellato tutto il pezzo, adesso si passa alla carteggiatura. Quindi andiamo con una grana 240 a salire fino alla 4000 e fino a utilizzare un polish qualsiasi, quello che si usa per le carrozzerie o per i fari dell'auto. One eternity later. Ok, con la carta vetrata il CEO ha finito, ne ha usata parecchia e adesso si va di polish. Comunque adesso andiamo a lucidare il nostro pezzo in carbonio utilizzando il polish. Allora, questo è il compound e questo è il polish. Il compound praticamente ha una grana più grande, quindi un po' più aggressiva, andando per sgrossare. Infine utilizziamo il polish che ha la grana più fine di tutte, in modo da poter avere una finitura perfetta a specchio. Vabbè. Comunque non ci paga questa marca, quindi non la comprate. Allora, per il polish ovviamente non ci si deve andare con la carta abrasiva, si può usare della carta assorbente normalissima e forse ancora meglio un panno in stoffa o in microfibra.
questo è il risultato finale. Come vedete, la trama ci è venuta in modo molto molto particolare. In realtà non abbiamo nemmeno capito alla perfezione il perché, però è molto carino e soprattutto è bello resistente. Adesso lo andiamo a montare sul volante e vediamo se fitta alla perfezione. Questo aveva delle imperfezioni e l'abbiamo corrette con altra resina, ma Esatto, poi guardate. sì, buchi all'interno. Qua si vede che, vedete come è trasparente, qua perché ci abbiamo aggiunto resina barra lo stampo non era fatto, diciamo, benissimo, invece questo è praticamente perfetto. Anche una cosa che abbiamo migliorato è il fatto che, vedete che questo non era proprio perfettamente planare, il piano d'appoggio, invece questo è praticamente perfetto. E quindi lui via. E questa è ufficialmente la nostra, praticamente, Il nostro quarto pezzo. quarta prova col carbonio e pian piano stiamo migliorando sempre di più, ovviamente, cioè non è perfetto, assolutamente. Carbon fiber. E quindi questo è il risultato finale, è venuto abbastanza bene, ci possiamo ritenere più che soddisfatti. Ogni volta che proviamo a fare un pezzo in carbonio miglioriamo. Ovviamente abbiamo omesso alcuni particolari tecnici che magari avrebbero potuto annoiarvi. Però se vi interessa questo argomento, fatecelo sapere nei commenti che magari portiamo qualche video un po' più specifico, soprattutto sulla realizzazione degli stampi, che è più ostica di quello che sembra. Un ringraziamento speciale a chi ha guardato il video fino alla fine. E se lo hai fatto, commenta con carbonio sotto nei commenti. Mettete un like, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video.